Ciao ragazzi, sono John Mira e bentornati su Thriller Killer. Oggi parliamo di Batman Beyond, il ritorno del Joker, del 2000, regia di Kurt Geda. Partiamo da un presupposto: Batman è il mio supereroe preferito e volevamo consigliarvi questo film animato, proprio perché, come è stato ricordato recentemente, l'animazione è un metodo per raccontare una storia, non vuol dire che deve essere solo per bambini, e i film animati di Batman hanno spesso un tono molto adulto. Questo film animato non è il pilota della serie Batman Beyond. Qui Batman combatte già da tempo in questa Gotham futuristica e il Cavaliere Oscuro sembra imbattersi nel Joker. Di nuovo, l'acerrimo nemico del vecchio Batman. Ma è veramente lui? È tornato il clown principe di Gotham? Ho parlato di nuovo Batman e vecchio Batman perché qui Batman non è Bruce Wayne. È un ragazzo che viene scelto però da Bruce Wayne. L'adolescente Terry McGinnis infatti ha a che fare con nuovi criminali in questa nuova Gotham. Come detto nella trama, torna dal passato una leggenda, uno dei criminali che ha fatto soffrire Bruce Wayne. Con Batman Beyond, il ritorno del Joker, ci si ritrova davanti un Bruce Wayne stanco, a volte acido e soprattutto che non vuole parlare di quel periodo della sua vita. Perché una delle cose che ho apprezzato di più di questo film animato è vedere Batman e Robin nel passato che combattevano il Joker, e si viene anche a scoprire perché Batman ha appeso il mantello. Quindi il film vorrebbe addirittura chiudere la serie animata famosa di Batman e fare poi da ponte per Batman Beyond. E io sono un fan della serie animata di Batman, però non ho mai visto per intero Batman Beyond. Ho infatti inserito questo film nella rubrica perché Luke Ripa me l'ha consigliato. Eh sì, perché ha tutto quello che deve avere un thriller. C'è il killer, c'è l'indagine, il mistero e un lato drammatico. Non che il lato drammatico sia obbligatorio in questi prodotti, però dà di più se conosciamo molto meglio i personaggi. E qua, rivedendo un anziano Bruce Wayne, un po' ti scende la lacrima. Per quanto riguarda il lato tecnico, l'animazione è bellissima. È molto simile a quella della serie animata di Batman originale. Essendo i primi anni del 2000, però, si fa qualche passo avanti sulle tecnologie. Infatti le sequenze d'azione sono molto spettacolari. Come detto, poi i film animati di Batman non sono solo per ragazzini. Cioè ragazzi, come a volte viene detto, Batman è l'investigatore migliore al mondo. Infatti la maggior parte dei film animati o delle serie animate con lui sono tutti dei piccoli gialli. La cosa inoltre che ho apprezzato di questo film animato è che il nuovo Batman a un certo punto sospetterà dell'anziano Bruce Wayne. Gli nasconde qualcosa e quello che gli nasconde, ragazzi, è fondamentale nella trama. Ecco, essendo un'opera animata non c'è splatter o gore qui. Non stiamo guardando un anime giapponese. Il prodotto deve anche piacere ai più piccoli. Però c'è il killer, e per quanto riguarda la figura del cattivo si fa qualche riferimento a un'opera letteraria del 1800. Vedrete e capirete. Quest'opera è considerata tra i migliori film animati di Batman, con un nuovo Batman, ma c'è anche quello vecchio. E questo film lo consiglio anche a chi non è un fan di Batman. Ma poi a chi è che non piace Batman, ragazzi? Vi faccio presente un'altra piccola chicca: se vi piace questo film, vi consiglio anche il film animato del 1993, Batman, la maschera del fantasma. Quella è una delle opere più belle in assoluto, con il crociato di Gotham. E anche per oggi è tutto, gente. Spero che il video vi sia piaciuto. Condividetelo, mettete mi piace, seguiteci su tutti i social. Io sono John Mira e ci vediamo alla prossima indagine.